Al giorno d'oggi sappiamo che per quanto riguarda la patologia tendinea, i termini tendinite e tendinosi sono stati rivisti. Dai lavori della fisioterapista Jill Cook sappiamo che la patologia tendinea può essere definita come un continuum. Secondo questo nuovo modello, il tendine patologico può rientrare in due categorie. Tendine reattivo, dove clinicamente si presenta una fase acuta dovuta a un sovraccarico funzionale. Tendine degenerato disorganizzato, dove non vi è più un meccanismo di angioflogosi, ma vi è una condizione di infiammazione cronica con un infiltrato linfocitario dovuta a un'interruzione del corretto processo riparativo in acuto. Nel primo caso, la FRENS viene usata per ridurre il quadro infiammatorio e stimolare il microcircolo. Nel secondo caso, la FRENS va a lavorare per promuovere un corretto stimolo metabolico e riparativo grazie alla sua azione sulla vasomozione e sulla liberazione di fattori di crescita, come il Vascular Endothelial Growth Factor e il Fibroblastic Growth Factor. Vediamo adesso tre esempi applicativi. Adesso andremo a vedere il protocollo per la tendinopatia achillea. Nello schermo selezioneremo terapia fisica, in seguito patologia tendinee, tendinite achilleo e selezioniamo seduta acuta. A questo punto il display mostra il tempo della seduta e i riquadri dei canali, con il valore delle stimolazioni a 0. Gli elettrodi del canale 1 sono posizionati sul decorso del tendine interessato, con effetto vascolare, antalgico, antidimigeno e di liberazione di fattore di crescita. Gli elettrodi del canale 2 verranno posizionati invece sulla giunzione miotendinea del muscolo coinvolto. Gli effetti saranno gli stessi del canale 1. Nel caso di tendinopatia rotulea, gli elettrodi del canale 1 sono posizionati trasversalmente all'asse del tendine interessato, con effetto vascolare, antalgico, antidimigeno e di liberazione del fattore di crescita. Gli elettrodi del canale 2 verranno posizionati trasversalmente lungo il tendine soprarotuleo. Gli effetti saranno gli stessi del canale 1. Vediamo infine il caso di epicondilopatia, in cui andiamo a posizionare gli elettrodi del canale 1 sul decorso del tendine interessato, con effetto vascolare, antalgico, antidimigeno e di liberazione del fattore di crescita. E gli elettrodi del canale 2 li posizioneremo invece lungo il decorso dei muscoli epicondiloidei, con effetti identici a quelli del canale 1. Per impostare lo stimolo adeguato, ricordiamo che il paziente deve percepire un formicolio, né dolore o fascicolazione, si utilizza un piccolo telecomandino con manopola, collegato al dispositivo. Ruotando la manopola in senso orario si può incrementare il voltaggio, sia contemporaneamente su tutti i canali che su ogni singolo canale. In una fase acuta lo faremo tutti i giorni per 5 giorni. Ovviamente dipende dalla gravità della patologia. In fase subacuta 2-3 volte a settimana per 2-3 settimane in sinergia con il percorso riabilitativo.